Ciao a tutti ragazzi, benvenuti su Ferrovie e Miniature. Oggi video un po' speciale dedicato al mondo dei rotabili. In questo caso abbiamo due rotabili straordinari che tra poco vi farò vedere, ma prima di cominciare questo video vi ricordo sempre di iscrivervi al canale attivando la campanellina, lasciate un like se questo video vi sarà piaciuto e soprattutto condividete in tutti i social inerenti. E come ai vecchi tempi del negozio sono ritornato a fare un po' di lavori ovviamente esterni al canale, che sono quelli appunto di riparazioni, installazioni, progettazioni e creazioni di plastici. Vi ricordo che io mi occupo di questo. Se siete interessati magari a farvi costruire o a farvi progettare un plastico o comunque un tracciato in tutte le tipologie di scale, quindi a partire dalla scala Z fino ad arrivare ai treni da giardino, quindi in ville, ristoranti, parchi eccetera eccetera, potete contattarmi nella mail che trovate qua sotto o comunque nei commenti qua sotto. Mi scrivete il vostro contatto e verrete subito contattati. Detto questo, ho portato questo impianto di un fan che ci segue, si chiama Andrea, che saluto, che oltre ad essere un fan è diventato un mio nuovo cliente perché mi ha portato due straordinarie locomotive. Dico straordinarie perché le 656 sono, lo sapete benissimo chi mi conosce da anni, le macchine che io amo da quando ero piccolo, quindi è stata la locomotiva dei miei tempi che io adoro tantissimo ed è stato anche un piacere lavorarci sopra. Ora vi spiego bene quello che è successo e ovviamente vi farò vedere le macchine in maniera molto dettagliata. Sono due locomotive della Acme, una è analogica e l'altra è digitale con il sound, quindi vedremo prima l'analogica, ci divertiremo a vedere come funziona, vi farò vedere che è stata appunto sistemata. Ovviamente io ho fatto la riparazione di queste due locomotive perché appunto mi sono state consegnate da Andrea perché appunto avevano problemi vari. Uno dei problemi più fastidiosi che ho riscontrato era quello della captazione del segnale sui binari, che avevano più o meno tutti e due, e l'altro problema era appunto che il carrello frontale, quindi quello davanti, spesso tendeva a sviare, ed è uno dei tanti problemi dell'Acme, perché queste macchine sono costruite ovviamente mantenendo e rispettando quella che sono la realtà del modello originale, quindi di quello reale, e ovviamente ci sono alcuni punti che potrebbero magari creare problemi. In questo caso ho riscontrato che sulle due locomotive c'era la scaletta di salita del macchinista che effettivamente, forse perché vengono magari conservate nelle scatole a volte piegate, la scala tende leggermente a spostarsi e quindi va a battere contro il carrello quando si apre. Quindi ho leggermente spostato laddove potevo, riscaldando un pochino la scala con il fono per rendere la plastica più malleabile, e diciamo che ho leggermente rallentato questo problema, che oltretutto accadeva anche quando la locomotiva era in marcia molto lenta, e questo significa proprio che aveva problemi seri. Infatti adesso andremo a guardarla, a testarle tutte e due e vi farò vedere appunto che il problema è stato risolto. Ovviamente ho fatto una manutenzione ordinaria a tutte e due le locomotive, le ho smontate. In quella analogica ho fatto ovviamente la pulizia dei contatti, anche in quella digitale che adesso andremo a vedere tra poco ho fatto lo stesso lavoro. Ho dato una sistemata agli assali che in alcuni punti erano leggermente bruciati. Queste locomotive sono nuove, da quello che mi è stato detto da Andrea, le acquistate come nuove, e effettivamente ho constatato che sono nuove, non hanno girato tantissimo, però gli assali hanno questa tendenza, quindi come del resto le rotaie dei nostri binari hanno la tendenza ad annerirsi con l'umidità. Quindi questo comporta il fatto che spesso va fatta manutenzione. Ragazzi, nelle ferrovie in miniatura come nelle ferrovie reali purtroppo bisogna fare manutenzione, perché anche nelle ferrovie reali, se non si fa manutenzione, sapete benissimo quello che può accadere, ma maggiormente in un mondo come questo dove è tutto molto micro, e ovviamente i contatti vanno sempre tenuti a bada, proprio per il fatto che veramente stiamo parlando di cose molto minuscole e possono effettivamente creare problemi che sono comunque risolvibili. Ho fatto anche un restyling del decoder, l'ho disinstallato, reinstallato, riconfigurato, ho messo a posto i parametri. Fortunatamente all'interno della confezione ho trovato tutta la configurazione con gli indirizzi
e tutti i valori dei CV di default per poterla configurare al meglio. Infatti adesso vi dimostrerò che questa adesso è stata sistemata come si deve, e oltretutto il decoder di questa locomotiva funziona perfettamente, quindi adesso è in grado di funzionare. Un'altra cosa che ho constatato, che dico ad Andrea se mi sta seguendo, che ho questa cosa che ho trovato, che lui mi ha lasciato sul binario di alimentazione, io gliel'ho disattivata, perché questo affare è una sorta di jack maschio o femmina, perché c'è la femmina da quest'altra parte che va innestato, è utilizzato nel mondo dell'elettronica musicale soprattutto. In questo caso no, mai nel nostro mondo, perché questo sistema va molto a rallentare diciamo la conduzione del nostro sistema. Oltretutto poi nel mondo del digitale è meglio non usarlo, proprio per il fatto che potrebbe dare fastidio alla trasmissione dei dati. Quindi usate sempre due cavi, ragazzi, solo due cavi, che io adesso ovviamente io ho fatto anche questo lavoretto extra, io ho pulito tutti i binari che vedete adesso in questo momento, sono Trix, per chi se lo stesse chiedendo, sistema Trix, che è praticamente Marklin però sistema corrente continua, e anche questi binari ovviamente erano leggermente anneriti. Perché? Non ve ne accorgete, ma anche se il plastico, comunque se le rotaie rimangono in casa, l'umidità comunque va a contatto con questo materiale, ok? E questo ovviamente col tempo va sempre pulito, semplicemente, ragazzi, per chi me lo chiede, con un panno di cotone, glielo passate su tranquillamente, lo fate andare sulle rotaie, ed è praticamente il metodo migliore quando i binari sono ancora in questo stato. Ovviamente se raggiungete stati ancora peggiori di questo, quindi perché avete portato sopra acqua, pittura, avete fatto dei lavori di invecchiamento, ovviamente magari potete usare varie tipologie di sistemi di pulizia binari, che possono essere appunto il kit pulisci binari che fa la Pico, la Roco, la classica pietra pulisci binari, che male non fa, ma dopo quello passategli sempre uno straccio di cotone. Non mettete sopra prodotti chimici, perché andate a danneggiare i binari, ve lo do come consiglio. Fatto questo, abbiamo ovviamente migliorato la ferrovia del nostro amico Andrea, che adesso andremo a controllare. Intanto, Andrea, ti dico che non solo questo sistema non devi mai farlo, ma questo trasformatore, classico trasformatore che trovate nelle confezioni degli Star Set spesso, sono veramente molto difettosi, quasi tutti, anche quello della Pico, che è molto simile a questo, sono veramente purtroppo scadenti, hanno sempre dei problemi. In questo caso ho riscontrato il problema di questo trasformatore che andando sulla parte sinistra, quindi ruotando la manopola verso sinistra, funziona perfettamente, verso destra non riesce a raggiungere il massimo regime, ed è un problema di questo trasformatore. Conviene che magari ti compri un trasformatore Roco Flashman da 70-80 euro che ti permette di gestire 3-4 treni anche in analogico. Questo qua ovviamente non ti conviene farlo riparare, perché ti costa di più la riparazione che il valore di questo aggeggio. Quindi questo ovviamente io adesso lo userò per far vedere l'andamento del treno, ti dimostrerò che questo va bene solo da un lato, e ovviamente se vuoi far andare bene il treno devi cambiarlo. Mentre per quanto riguarda il digitale è tutto sistemato, userò il mio multimouse per dimostrarti questa cosa. Ovviamente tu so che hai la centralina della Trix, che mi hai detto che fai ancora un po' fatica a usarla, magari faremo un tutorial su questa cosa, così magari 2-3 trucchetti li impari. Ti confermo che questa locomotiva ha come indirizzo il numero 3 di default, e l'ho lasciata tale perché mi hai detto che ne hai altre a casa, ed è secondo me meglio che tu impari prima a gestirla, in modo che dopo potrai gestire le tue macchine e dare a ognuna di essa un nome e un valore, in modo che le puoi appunto andare a manovrare separatamente. Quando mi sono visto con Andrea che mi ha consegnato i treni, mi ha appunto detto che a volte ne mette 2 o 3 insieme e si muovono quando lui appoggia determinate locomotive, perché quando siamo in digitale, se abbiamo 2 o 3 macchine sullo stesso impianto con lo stesso indirizzo, ovviamente si muovono tutte e 2, tutte e 3, tutte e 4, quante ne avete, quindi a ognuno dobbiamo dare un indirizzo diverso, ok? Se volete sapere come fare a dare gli indirizzi alle locomotive usando anche il multimouse, trovate il link qua sotto degli altri video che ho fatto e andateli a vedere. Ma ora, ragazzi, fuoco alla miccia, cominciamo a godere un attimino. Ora andiamo a fare andare la nostra 656 in maniera analogica, che è questa, ed è un Acme, ragazzi, io ce l'ho già pronta qui, e oltretutto adesso vi dico il codice di questa macchina, che è un Acme 60393. Questo con la moto passa tutte le volte che faccio il video, è una cosa incredibile. Comunque 60393 è la versione 656 di questa macchina in modalità analogica. Ora l'abbiamo appoggiata sui binari e con quest'altra telecamera facciamo la ripresa di questa macchina mentre è in funzione, così vi faccio vedere da vicino. Ok, raga, allora abbiamo appoggiato la nostra locomotiva analogica e ora la testeremo.
C'è da dire un particolare, io l'ho sempre detto in tanti altri miei video, chi mi conosce lo sa, io non amo moltissimo Acme per tanti svariati motivi, non sono qui a fare discussioni su questo, però ricordo sempre che quando si viaggia in analogico è sempre meglio avere dei motori migliori, proprio per il fatto che certi tipi di motori magari non hanno grandi prestazioni. Comunque adesso proviamola ai minimi regimi, considerando che abbiamo un trasformatore Trix che non è il top, ok? E che comunque adesso noi riusciamo a mantenere sostanzialmente quasi buona la sua marcia, ok? Quindi come potete vedere la locomotiva si comporta abbastanza bene, la sto tenendo ai minimi regimi proprio per controllare e verificare che tutto funzioni. Ovviamente non si possono ottenere le stesse prestazioni del digitale, vi ricordo sempre che il digitale, dopo lo vedremo, avete sicuramente una prestazione migliore soprattutto nei minimi regimi, proprio perché riesce a mantenere un'altra tipologia di marcia, proprio per il fatto che è la configurazione del decoder stesso che permette un giro dei motori molto più fluido, molto più pulito, molto più insomma ok, boh. Detto questo, comunque la locomotiva, come potete vedere, sta andando ai minimi regimi, si comporta abbastanza bene, potrebbe fare di più, nel senso che è sempre un discorso di motore. Io suggerisco sempre, se dovete sostituire i vostri motori, di montare motori Uhlenbrook, che sono secondo me i migliori, sono tedeschi e sono i migliori motori per il sistema del ferroviario, sia in analogico che in digitale. Comunque la locomotiva è arrivata ed ha fatto il suo giro completo ed è a posto. Ricordo sempre che il fatto che il carrello possa sviare è quasi normale, perché spesso queste locomotive hanno, l'Acme tende a fare questa, non so se si riesce a vedere dalla telecamera, un pochino si vede, questo sistema di Acme a me non è mai piaciuto, che è questo appunto, dove c'è questa parte vedete, del carrello che tende a battere contro i componenti e la movimentazione del carrello stesso non è proprio il massimo, andrebbe magari leggermente sollevato, quindi avere qualche millimetro in più di movimentazione del carrello, che avrebbe permesso una migliore rotazione. Io ovviamente ho spostato un po' lo scalino, ok, ho aperto questa parte qui degli assali e ho alleggerito la pressione che c'è nella chiusura del carrello, che è tutto in plastica, ragazzi. Questo viene via semplicemente, è l'unione di questi due pezzi, vedete questa parte qui, semplicemente basta fare un po' di pressione, si stacca come se fossero oggetti dell'uovo Kinder. Quindi quello che dico io, 300-200 euro di locomotive dovreste utilizzare secondo me materiale migliore, signori Acme. Va bene, detto questo, andiamo adesso a testare finalmente quella digitale che aspettavamo tutti. Ok, adesso siamo entrati in digitale, quindi ho fatto ovviamente il cambiamento del cablaggio, l'ho messa in digitale e ovviamente noterete tutta un'altra performance, ma questo è dovuto ovviamente al fatto che sia digitale e al fatto stesso che il sistema di controllo Z21 con multimouse ovviamente è un'altra cosa rispetto a questo aggeggio, che sia chiaro, ok? Quindi anche qui, quando dovete usare l'analogico, comunque se dovete divertirvi in analogico, comprate qualcosa di qualità. Trix è qualità, ma non questo, perché quelli che escono dagli Star Set, ragazzi, non sono il top. Comprate, magari vi consiglio sempre di comprare quelli Flashman. Io credo che i Flashman e i trasformatori sono i migliori per quanto riguarda l'analogico. Per quello che mi riguarda vi do le mie dritte, poi fate come volete. Allora ragazzi, proviamo a testare questa locomotiva, spero si veda. Sì, da qua si vede. Vediamo l'accensione delle luci, ok, le abbiamo accese, e abbiamo qua tutto il nostro diciamo tutti gli indirizzi che abbiamo a disposizione nei CV che abbiamo visto l'altra volta e che con il nostro multimouse possiamo comunque gestirne abbastanza. Ok, quindi premiamo il tasto F1 e finalmente accendiamo la nostra 656. 3, 2, 1, let's go! Sentiamo il fischio con l'F2. F3 sentiamo la tromba.
F4, accendiamo il terzo faro, che è quello qua sopra, dovreste vederlo, vediamo. Ok, è acceso, cosa che in analogico non sempre si riesce ad ottenere, ok? Andiamo a guardare la luce di cabina F5, spero si possa vedere. Comunque sì, vedete che è aumentata l'intensità della cabina. Poi abbiamo l'F6 che è l'accelerazione e la frenatura. Attenzione, l'F6, lo dico anche ad Andrea, magari non lo sapesse, l'F6 è un'attivazione che se tu la fai andare mentre la locomotiva la vuoi far andare ai massimi regimi, non puoi farlo, nel senso che devi disattivare l'F6, altrimenti ti abbassa i regimi. Adesso te lo farò vedere perché è fatta l'F6 proprio per quando si entra in stazione, nella zona stazioni, quando si cominciano a entrare sugli scambi, per avere questo effetto, ok? Quindi la locomotiva andrà molto decelerata ed è normalissimo. Quindi se lo disattivi la locomotiva poi raggiunge tutti i regimi che vuoi, ok? Quindi lo vediamo dopo. L'F8 abbiamo le luci di corridoio, fighissimo. Abbiamo acceso le luci di corridoio che forse vedrete poco perché appunto c'è la luce accesa. Con F9 attiviamo la ventola. Io terrò tutte, a parte la ventola che adesso vado a disattivare, Andrea, terrò tutte le luci accese in modo che la locomotiva sta sfruttando al massimo tutte le sue potenzialità per quanto riguarda le luci, in modo che il motore lavorerà comunque già con questo processo attivo e vediamo ai minimi regimi come si comporta, ok? Sentiamo il fischio del capostazione. E poi c'è l'F11 che è l'aggancio. Sentiamo qualche annuncio, ragazzi. L'F14. Sentiamo un'altra ancora, raga, poi andiamo a farla andare. Andiamo col 15. Treno espresso periodico 17:22 da Brindisi Marittima per Milano Porta Garibaldi, con servizio Puccetti di sola seconda classe e alta al seguito e in arrivo sul binario Rimini. Ferma nelle stazioni di Foggia, Termoli, Pescara, Ancona, Rimini, Bologna, Milano Porta Garibaldi. Ok, raga, io direi che ce ne sono altre di funzioni che però non ve le faccio sentire tutte, beh, a parte questa. Sta tenendo i minimi regimi nelle curve, soprattutto perché il problema di questa locomotiva soprattutto nelle curve. Ora vi dirò quale era il problema.
E anzi, mettetemi nei commenti se qualcuno di voi possiede locomotive Acme e ha riscontrato gli stessi problemi, ma probabilmente sì. Adesso aumentiamo un po' la velocità. E adesso gli facciamo fare la frenata. Adesso io ho attivato il 6, vedete com'è inchiodato? Se disattivo il 6, che è appunto quella cosa che vi dicevo prima, lei riparte. Ora io schiaccio 6, guardate, inchioda. Avete visto? È tutto normale perché questa è una fase di decelerazione che permette al sound di fare degli effetti speciali proprio in fase di entrata di stazione o di uscita, insomma, mantenendo una velocità molto bassa. Disattiviamo il 6, ora tenderà a riprendere velocità e ora la portiamo a fermarsi. Gli facciamo fare un giro. E ora la facciamo fermare. Minimi regimi. Anzi, vi faccio fare un ultimo giro ai minimi regimi, proprio minimi. La sto portando a sempre meno. Ed sta andando proprio a minimi regimi. Ora la fermiamo, ragazzi, ha fatto tutto il completo giro al minimo regime e ora andiamo ad accelerare totalmente. Lo faccio davanti alla telecamera, speriamo. L'abbiamo fermata. Ora lo facciamo ancora, però gli facciamo fare una fermata un po' più appunto da frenata dall'altro lato. Andiamo dall'altro lato.
Segniamo. Perfetto. Bene ragazzi, che dire, il test è andato a buon fine, abbiamo visto quello che è appunto il funzionamento di questa locomotiva. Ovviamente in sintesi quello che voglio dire è: fatemi sapere nei commenti qua sotto se anche voi avete avuto problemi del genere con diciamo macchine Acme, soprattutto la 656, e è normale che sia così perché hanno questo problema sotto il carrello. Quello che ho potuto riscontrare dopo la manutenzione ordinaria, che è stata comunque tutta normalissima e non ha creato nessun problema. L'elettronica di queste locomotive è straordinaria, il decoder è perfetto. Per quanto riguarda i dettagli e i pezzi aggiuntivi di queste locomotive sono straordinari. L'unica cosa che posso dire di negativo di questa locomotiva, e datemi voi conferma perché sono strasicuro che anche voi avrete avuto lo stesso problema, sono la parte di plastica che va a innesto sotto i carrelli. Quella parte che va appunto a simulare la parte esterna del carrello fa veramente schifo. Pietà, è deformata, è fatta con una plastica veramente da uovo Kinder, quindi questa plastica messa in un certo modo durante le curve, soprattutto queste strette, si tocca una con l'altra e non permette un buon funzionamento fluido del carro, e quindi questo può compromettere la marcia, quindi facendo magari andare a scatti la locomotiva. Tant'è vero che se noi togliamo questa parte attorno ai carrelli, questa parte di plastica che c'è sotto il carro della locomotiva, se noi andiamo a toglierli, si tolgono veramente a incastro, ragazzi, è una cosa veramente da Kinder. In una locomotiva da 250 euro non posso tollerare una roba del genere, e questa cosa ovviamente compromette il buon funzionamento. Se io li tolgo totalmente e lascio i carrelli nudi, ok, funziona perfettamente. Quindi perché appunto questa plastica attorno non va a battere contro tutta quella parte di pezzi aggiuntivi che c'è sotto diciamo la livrea. Ma è tutto normale, cioè nel senso, dettagliatamente è fatta bene, ma bisogna che comunque certi aspetti vengano curati meglio, perché altrimenti si incappa in questi problemi. Tant'è vero che lo stesso problema ce l'ha questa, la digitale, e anche l'analogica che è qua. Hanno tutte e due lo stesso problema alla fine, cioè quindi il problema di captazione che avevano queste locomotive era derivato proprio da questo problema del carrello, o meglio della parte di plastica che diciamo gira intorno al carrello, che sono due pezzi che vanno a innesto dentro il carrello, veramente a innesto, giuro, tipo livello Kinder. Acme, cambiate il sistema che così non va. Ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, ci vediamo alla prossima e grazie per essere stati con me. Ciao!